Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci o ascendente pesci e anche luna e Venere in pesci, soprattutto per la parte che andremo a leggere che riguarda le relazioni, l'amore e i sentimenti. Andiamo a vedere come sarà il mese di maggio, lo facciamo attraverso una bellissima struttura di tarocchi oracoli e alla fine andremo a esaminare l'amore. Allora, partiamo dai tarocchi. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia gioia, amore, bellezza e libertà. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Andiamo a vedere il portale del mese. Qual è l'obiettivo? Quale energia questo mese vuole portarti? Quale energia questo mese vuole portarti? Prima carta, poi una carta dell'oracolo. Quale energia questo mese vuole portarti? Qual è il mito che si sta attivando? E andiamo a vedere. Giustizia. Per diritto divino succedono delle cose che stavi aspettando da tempo. La giustizia è una carta superlativa perché mi parla di delle cose che finalmente tornano in ordine e ti arriva ciò che ti spetta per diritto divino. Cioè, ti lascia senza parole la giustizia. Il karma, sono i doni del karma e anche i doni del karma cosa vuol dire? Che le cose finalmente tornano a bilanciarsi. Anche situazioni legate alla burocrazia, situazioni legate alla giustizia terrena, no? Ciò che è stato ingiusto nella tua vita si sistema con la giustizia. Aree della tua vita che avevano delle lacune, delle mancanze, si sistemano nella tua vita. Con la giustizia e proprio per diritto divino arrivano cose che ti spettano. Vediamo la carta dell'oracolo. Oro! Oro! Allora, sono mesi che io ti faccio delle letture sorprendenti ormai. In questo 2026 ti faccio delle letture sorprendenti. Io te l'avevo già detto all'inizio dell'anno. Che cos'è un re Mida questo? Intervento divino, giustizia divina. Dio ti invia miracoli in risposta alle tue preghiere sincere. Cioè, io chiuderei il video qua. Succedono dei miracoli a cose che stavi chiedendo da tempo, se non anni, perché si sono sbloccate tantissime opposizioni, anche planetarie per il pesci. E quindi è straordinario. Arrivano dei miracoli in risposta alle tue preghiere vere. Mi ha ammutolito. Wow, vediamo cosa accade sul piano terreno, nel mondo visibile, pesci. Cosa accade nel mondo visibile? Sì, è un miracolo questo. C'è l'imperatrice, proprio progetti, sviluppo, potere che hai straordinario, chiarezza di idee, sai dove mandare la tua energia, non hai più dubbi, assolutamente no. 5 di denari. Guarda, io ti dico una cosa, sul piano materiale tu metti a posto qualcuno. Dici, che vuol dire, Fra? Allora, non solo metti a posto qualcuno, metti a posto tutte quelle situazioni in cui ti sei sentita messa da parte, sentito messo da parte dalla vita, dalle persone. E io credo che tu, da una sensazione di disagio, acquisirai una forza prepotente, disarmante, per tutto ciò che hai chiesto, regia di spade, anche se sei uomo, laddove la vita non ti ha dato ciò che tu credevi di meritare. Generando sviluppo, prosperità, sei accompagnato o accompagnato da una forza enorme, enorme, progetto di sviluppo. E vedo che non hai vissuto bei momenti e quei momenti difficili ti hanno forgiato talmente tanto che adesso sai chi sei, che cosa vuoi e dove devi andare. Quindi
metterai anche a che cosa vuol dire quando ti ho detto metterai a posto qualcuno? Ma più di una persona, con il tuo essere assertiva o assertivo, non dirai le parole corrette, le parole giuste, ciò che perché sei animato o animato da quella sensazione di essere veramente potente. Io vedo qua crescita, sviluppo ed espansione di progetti tuoi o espansione l'imperatrice, no? Determinata o determinato, parlare chiaro, avere le idee chiare, non avere alcun dubbio perché la sofferenza ti ha forgiato dandoti adesso dei regali enormi e il 5 di denari sono quelle sensazioni di esclusione che tu vivrai o hai vissuto portandole a tuo favore, hai creato dalla mancanza. Hai creato o creerai dalla sensazione di mancanza, generando. Io ti vedo, allora per alcuni di voi potrebbe essere in questo modo, in un momento del mese, in alcuni momenti chiederai aiuto agli dei, affiderai agli dei le tue preoccupazioni e ti risponderanno con valanghe d'oro, con miracoli, anche dei soldi che ti dovevano arrivare, anche tutto ciò che aveva a che fare col sentirsi esclusi, messi da parte. È potentissima questa lettura. Vediamo un po' nel mondo invisibile che sta succedendo, le energie sottili che guidano le azioni degli spiriti. Mettiamo due tarocchi e un oracolo. Cioè, come se il miracolo diventa la normalità per te. Ecco. Vediamo le energie sottili degli spiriti, gli amanti, l'imperatore, un mondo più profondo. Non mettere forza nel cammino della vita, incontrerai l'equilibrio incluso en tiempos oscuros abrirá tu corazón la profondità della compasión e los momentos cotidianos. Guarda, il tuo dolore è stato il tuo più potente alleato, perché gli spiriti ti porteranno a mettere, a costruire veramente nella tua vita adesso, a fare scelte veramente sono scelte che ti vengono dal cuore, ti sentirai ispirata o ispirato ad andare in una certa direzione, a dire determinate cose, a fare determinate scelte che sono conformi veramente a ciò che vuole l'anima tua. Io ti dico una cosa, c'è un antenato in particolare, un tuo antenato può essere la figura di un padre, di un nonno, di uno zio, di un antenato molto antico che ti sta guidando, qua abbiamo imperatrice e imperatore, a realizzare gli obiettivi più profondi della tua anima. Tali obiettivi profondi che tu adesso comprendi perfettamente, istintivamente farai tali scelte e realizzeranno il mondo profondo che vuoi trovare nelle cose e nelle persone. Ehm, gli spiriti ti stanno portando ad avere delle unioni vere con le persone, senza sentirti più giudicata o giudicato per la tua estrema sensibilità, ma piuttosto è come se tu facessi da guida alla sensibilità degli altri, mm, supportando anche gli altri a essere radicati nella propria sensibilità quale virtù e non una diminuzione. Qua c'è l'amore vero che prende forma nella realtà e ti dicono non forzare, cioè ciò che si sta costruendo qui non è superficiale, cioè sta scendendo in profondità e la profondità ha i suoi tempi. Allora, il tempo oscuro che dice qui è il tuo grembo, no? È come il grembo dell'imperatrice. Ehm, È qua che si aprono quelle vecchie ferite, emergono le vulnerabilità, ma è proprio lì che il tuo cuore si espande, cioè nasce qua per te la compassione vera, l'amore diventa meno ideale e più incarnato. E quindi cosa stanno facendo gli spiriti? E questo tuo antenato, il tuo amante mistico qua,
insieme alla tua energia strutturante, l'imperatore, stanno costruendo una realtà allineata, ma ti stanno anche ammorbidendo, cioè ti stanno portando fuori dal controllo rigido, dentro una forza più saggia. Cioè qua c'è un'unione importante che si sta formando nella tua vita, eh? Non è solo sentimento qua, sta cercando una forma stabile e concreta. Qua dice non forzare i tempi, anche i momenti più oscuri fanno parte del processo, ti dicono, perché stanno aprendo il tuo cuore e rendendo il tuo amore più profondo, più vero. E qua l'imperatore senza gli amanti è una figura che controlla, gli amanti senza l'imperatore invece si perdono, insieme invece creano un amore che dura, una scelta che si radica, una vita che ha direzione, che anima. E il fatto che l'oracolo ti dica non forzare è molto chiaro perché sta già cadendo quest'unione qua, anche quando non lo vedi, soprattutto quando sei nel buio. Quindi non sei tu che devi costruire tutto e tutti, anche se ti senti escluso o escluso. No, qualcosa di molto più grande sta costruendo te. Mi spiego? Wow. Vediamo adesso, perché la giustizia arriva per te qua, nelle scelte di cuore, nell'amore. Vediamo qual è il messaggio dell'amante invisibile, cioè del daimon. Dove ti vuole portare il tuo daimon? Allora, il 4 di coppe mi parla del non accontentarsi più, ma non solo. Perché questo non accontentarsi più è come se spesso ti sei data o ti sei dato degli obiettivi minori per paura di sperimentare tante emozioni. Allora, questo 4 di coppe ti dice fermati un attimo e guarda meglio. Il tuo amante invisibile, il tuo spirito guida, ti vuole portare in uno spazio in cui smetti di cercare fuori e inizi a riconoscere ciò che è già lì. Allora, il 4 di coppe, no, parla di qualcosa che ti viene offerto, una connessione, un'opportunità, una chiamata, però una parte di te è chiusa, è distratta o un po' disillusa dalla vita, ma non per errore, perché forse sei stanca, hai aspettative diverse, oppure sei talmente dentro il tuo mondo emotivo da non vedere la coppa che arriva nella vita, no? E allora il tuo amante mistico fa una cosa molto particolare, non ti dà di più, non ti spinge avanti, ti ferma. Il 4 di coppe è una persona che osserva e si ferma. E ti porta in un luogo di sospensione, quasi un piccolo vuoto. Ma non è vero vuoto, è uno spazio in cui puoi finalmente accorgerti della serie. Ah, ma c'era già questa cosa, ce l'ho già. Cioè, se il tuo amante mistico parlasse, il spirito guida, ti direbbe: ti sto portando a smettere di cercare qualcosa di diverso e a riconoscere ciò che hai già davanti. Qua non sei senza opportunità. È come se avessi un po' la benda sugli occhi per vederle. E ti dico una cosa, il 4 di coppe è anche questo, c'è la paura di riaprire il cuore dopo una delusione che hai avuto, dopo una stanchezza, dopo una saturazione emotiva. Quindi il tuo daimon non ti sta portando verso qualcosa di esterno, ti sta portando a riaprire il tuo sentire, ma con delicatezza, senza forzarti. E ti farà vedere che all'improvviso la realtà cambia volto. Ciò che ignoravi invece diventa prezioso, sai, ti accorgi di quella cosa, oddio! E allora l'incontro avviene, ma perché tu sei tornata al presente. Cioè ti fa alzare lo sguardo qua e capire che tutto è là davanti a te. Amore, opportunità. Vediamo qual è l'iniziazione del mese. A questo punto, qual è la paura che devi attraversare? Allora, qua c'è il 10 di coppe, può essere la paura relativa alla famiglia, alla famiglia edulcorata, alla felicità edulcorata, no? Strappare i veli dell'illusione rispetto a come ti eri immaginata la felicità. Il 10 di coppe mi parla di quella felicità senza freni,
ma anche l'idea di felicità che abbiamo a livello sociale. Allora, riducendo i termini, la grande iniziazione da superare in questo mese è il fatto che tu hai paura della felicità. Tutti abbiamo paura della felicità, siamo abituati a stare nell'infelicità. Quindi hai più paura della felicità che della sofferenza, guarda che ti dico. Quindi la tua paura sarà questa in questo mese. E se fossi davvero felice e poi lo perdessi? E se mi apro completamente e poi qualcosa si rompe? Questa è la paura di amare senza riserve, di fidarti, di sentirti finalmente a casa e non sapere se durerà. Niente dura, tutto è muta. Cioè, è la bellezza dell'attimo presente che dura per sempre. Allora che succede? Potresti trattenerti un po', non ti godi fino in fondo, aspetti che qualcosa vada storto, mi spiego? Oppure non ci credi del tutto. Lo fai per proteggerti, eh? Il 10 di coppe è chiarissimo come iniziazione. Lasciati essere felice. Sembra semplice, ma è una resa totale, perché vuol dire abbassare le difese, smettere di prevedere il peggio, non sabotare ciò che funziona e soprattutto non scappare quando arriva l'amore vero, la gioia vera, l'armonia vera. Cioè la tua paura è che la felicità che vai a sperimentare in questo mese non duri e allora non ti permetti di viverla fino in fondo, ma l'iniziazione è proprio questa, cioè apriti completamente senza trattenerti per paura di perdere. Quindi devi onorare questa cosa che accade, bellissima, perché ne hai paura. Devi onorarlo, non devi controllare, non la devi trattenere questa felicità, non la devi proteggere, la devi onorare, perché quando smetti di avere paura di perderlo, paradossalmente smetti anche di perderlo davvero, cioè non la perdi. E lì non stai più sopravvivendo, stai vivendo. Godetevela, queste sono, allora, sono miracoli ragazzi e miei ragazzi, sono miracoli, eh. Vediamo qual è il dono nascosto, qual è la ricompensa del mese, la magia e il potere che nasce dagli eventi. Perché Regina di Spade e il 5 denari, e se poi la perdo? No, razionalmente, no, devi essere creativa, creativo, devi darti, è tutto per te, niente contro di te. Allora, qual è il dono nascosto? Qual è la ricompensa del mese? La magia e il potere che nasce dagli eventi. Qua mettiamo una carta di tarocchi e un oracolo, questo dell'abbondanza. Qual è il dono che nasce? Cavaliere di spade, chiaro. Cooperazione in un luogo di competitività. Allora, tu il dono è che tu trarrai beneficio da tutte quelle circostanze dove prima avevi riscontrato competizione. Verrai onorata, verrai onorato, verrai servito. Ridefinendo chi sei, sentendo chi sei in questo mese, tu con il Cavaliere di Spade e con l'abbondanza e la condividere l'abbondanza illimitata, cioè il dono che tu avrai in questo mese è avere il coraggio di dire la verità, di prendere posizione, di muoverti senza aspettare il momento perfetto e l'abbondanza arriva proprio perché non trattieni più. Questa è la magia, più esprimi, più fluisce, più condividi, più si moltiplica. Questa non è un'abbondanza che accumuli, è un'abbondanza che circola attraverso di te. Perché il Cavaliere di Spade come ricompensa è come se nascessi, wow! È una chiarezza che non puoi più ignorare. Avrai le parole che, come ti ho detto anche prima, che finalmente escono, non ti chiudi, azione che rompe l'attesa. E con l'oracolo condividere l'abbondanza illimitata, qua capisci perfettamente cosa sta succedendo, cioè il tuo potere non rimane più dentro di te,
si partorisce, diventa movimento, comunicazione, trasmissione. Quindi il dono di questo mese è proprio questo passaggio, da ciò che sai a ciò che esprimi, da ciò che senti a ciò che dici, da ciò che trattieni a ciò che condividi. E quindi è una verità incarnata tua che si dona. Ehm, Cioè, attraverso di te qualcosa di più grande si distribuisce. Quello che dici, quello che pensi, ma soprattutto quello che dici col Cavaliere di Spade, attraverso di te qualcosa di più grande si distribuisce. Questo potrebbe fare un po' paura all'inizio perché è veloce, diretto, senza troppi filtri, ma è proprio lì il dono, cioè non trattenerti più, perché ciò che hai da dare non è solo per te, è abbondanza che vuole circolare nel mondo, cioè tu ti fai canale del divino, ogni tua parola, ogni tuo gesto, tutto quello che fai, tutto quello che dici, i tuoi movimenti, è come se fosse un'energia che circola nel mondo e crea abbondanza e si moltiplica come l'oro qui. Cioè, quello che dici, i tuoi movimenti vanno a effetto domino. Agghiacciante sta cosa, bellissimo. Vediamo ancora sul dono. Sul dono. È perché tu ti inizi ad amare in modo viscerale, amarti a te stessa o te stesso. Perché ti ami in modo viscerale? Perché comprendi di essere fonte, canale di Dio, degli dei. E quindi servi agli dei e questo genera prosperità interna ed esterna, che è la stessa cosa. Scelgo di vedermi nobile, bella e positiva. La mia ricchezza risiede nella mia naturalità e nel mio potenziale. So che sono un essere di luce e mi permetto di brillare. Te, eccolo, oro, imperatrice. Mi permetto di brillare. E quando ti permetti di brillare, di dire, di fare, va a effetto domino, capito? A effetto domino. La giustizia arriva, stupendo, eh. Wow. Vediamo cosa ti dicono le carte del drago immaginale, che ti daranno anche... Comunque è uscita questa, la carta inatteso. Vabbè, le volevo battere. Apriti all'inatteso, all'imprevisto, che porta prosperità e Mao a tutto ciò che accade. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dei pesci, cosa dicono le carte del drago immaginale? La costanza, questa è una carta bellissima che mi parla di disciplina, di determinazione, di fissare un obiettivo e portarlo avanti e vedere i risultati. Bellissimo, 5. Allora, eccola. Ah, infatti qua dice, se vuoi introdurre una buona abitudine nella tua vita, per esempio svegliarti tutte le mattine alle 5 per rendere più produttiva la tua giornata, approfittando delle prime ore del mattino, che sono sempre quelle con il maggior flusso di redditività, devi avere costanza. È solo dopo qualche tempo, infatti, che puoi renderti conto di quanto coricarti presto e svegliarti presto al mattino aumenti la tua energia. Anche per uscire da un cattivo rituale, da una cattiva abitudine, ci vuole costanza. Quindi ti stanno dicendo che questo è il mese in cui fissi un obiettivo con costanza e si determinano nuove sinapsi nella tua testa. Il responso del drago. In presenza di questa carta, qualsiasi domanda tu abbia posto al drago immaginale, la risposta è devi perseverare. La costanza è un fatto di decisionalità e qua avevamo gli amanti, no? Le decisioni. E costanza e decisionalità abbiamo gli amanti all'imperatore, la scelta di avere costanza con l'imperatore. C'è un avo o un antenato, un nonno, un padre, uno zio, qualcuno che ti sta guidando qua, questo mese. Per perseverare, è un archetipo maschile. Devi decidere di ripetere il rituale positivo, di lasciar cadere quello negativo ogni volta che l'occasione si presenta. A questo fine la tecnica dei 10 respiri è davvero un attivatore potente. Adesso ti do questa tecnica
Se fai già con me il percorso sciamanico, la pratica dei 21 giorni profetica, la trovate qua sotto all'info box. Altrimenti questo rituale è importantissimo per far sganciare la mente da una certa abitudine che è depotenziante e farti potenziare la realizzazione di questo bellissimo potenziale che abbiamo letto con la lettura. Allora, ogni sera prima di addormentarti, facendo 10 respiri leggermente più lenti e profondi rispetto al ritmo spontaneo, fai i tuoi propositi per il giorno seguente, no? Per esempio, domani mattina mi alzerò alle 5, oppure non mangerò i biscotti prima di andare a letto, oppure domani mattina mi faccio la sequenza yoga sciamanico, ok? I tuoi propositi. Lascia che il proposito che ti sei fatta scenda in te con il respiro. Depositalo nelle profondità del tuo corpo. Senti che i semi delle decisioni così conservati acquisteranno forza durante l'arco della notte come semi nella terra e fioriranno il giorno successivo. Durante l'arco del giorno, ogni volta che ti trovi a dover lasciare andare una cattiva abitudine o a intraprendere un rituale positivo e tendi a fuggire, a distrarti, a non farlo, ricorri alla tecnica dei 10 respiri ripetendo nel frattempo il mantra Samasati, Samasati, Samasati. Si dice che Samasati sia stata l'ultima parola pronunciata dal Buddha prima di morire e viene resa con l'espressione ricorda che sei un Buddha, ricorda che sei un risvegliato, ricorda chi sei. L'animale che devi visualizzare che ti dà questo istinto di forza è l'orso. Quindi è semplicissimo, ragazze e miei ragazzi, costanza in questo mese e vedrai germogliare qualcosa di meraviglioso, ok? Detto questo, ragazze e miei ragazzi, adesso andiamo a vedere cosa accade per te nell'amore. Allora, tenendo fede a questo miracolo che è uscito, andiamo a vedere cosa accade per te nell'amore. Pesci, amore, maggio. Andiamo prima di tutto a mettere qual è l'energia tua nell'amore, nelle relazioni in questo mese. Qual è l'energia dell'altra persona, dell'esterno a te? Cosa si manifesta nel visibile? Qual è il blocco, la sfida nella relazione in questo mese? Qual è il consiglio sciamanico? E qual è il destino per te in amore a maggio? Allora, energia tua nell'amore. E già partiamo con un 5 di spade, c'è della tensione. Io credo, siccome le spade sono i pensieri, c'è tensione nei tuoi pensieri, c'è mal di testa, c'è oddio che devo fare, strategie, orgoglio, c'è un po' di strategia, un po' di orgoglio, un po'... Vedo questa energia un po' lugubre, mentale, no? Vediamo dall'altra parte cosa abbiamo. Qua abbiamo la voglia di concretizzare con te, eccolo, un bellassone di denari. Qua abbiamo qualcuno, l'universo ti porta il veicolo di una concretizzazione reale. Allora io amo queste carte perché hanno il pentacolo magico. Allora è come se a volte non ti sentissi degna, degno. Abbiamo visto nella lettura precedente che hai paura della felicità. E qua arriva, tanto di felicità arriva. Cioè c'è un asso di denari, un potenziale enorme. Ma me lo merito? E se poi finisce? E se poi mi tradisce? Ma se devo utilizzare questa strategia? No, devo utilizzare questa... No, non devi fare niente. Cioè, e qua col pentacolo magico fai subito la pacificazione delle immagini perturbate della mente, 5 di spade. Pentacolo magico, la formula pentacolare, magia pratica 11, subito su queste immagini. Ok, cosa si manifesta? La voglia di far funzionare il rapporto, 8 i denari. L'8 di denari è cosa si manifesta sul piano concreto, c'è la voglia di far funzionare il rapporto, un rapporto, l'abbiamo visto anche prima, però l'8 di denari è anche il lavoro su di te con la formula pentacolare per far funzionare il rapporto, così dentro così fuori, no?
Ok, qual è il maggior ostacolo, la sfida? Le paure che hai di sperimentare la felicità, la luna. Queste paure non sono di adesso. La luna, qua c'è un lupo stupendo, mi parla di paure antiche che ti porti avanti da altre vite. Quindi, guarda dove sta il pentacolo. Formula pentacolare sulle paure inerenti alla felicità e di far funzionare le cose. Tu fai funzionare le cose soltanto se mi pacifichi il passato, altrimenti riperpetuiamo degli schemi relativi al passato, ce li ritroviamo adesso. È molto chiara questa lettura. Vediamo qual è il consiglio sciamanico. La torre, butta via tutto, distruggi tutto, vecchio modo di amare, vecchio modo di pensare, vecchio modo di essere, distruggi tutto come consiglio sciamanico. Rituale di morte e rinascita qui, oltre a fare quello della costanza, fatti il rituale di morte e rinascita almeno 2 volte a settimana, se stai alternando con la pratica dei 21 giorni, che trovi qua sotto per le ragazze nuove. Rituale di morte e rinascita. Lo so che state sperimentando cose straordinarie con quella pratica. Rituale di morte e rinascita. Consiglio sciamanico, distruggi tutto il tuo essere vecchio. Ok? E vediamo qual è il destino nell'amore per te in questo mese. Guarda come ti trovo. Ti trovo così, come la regina di bastoni, avendo il potere nelle tue mani. Il destino della relazione è nelle tue mani. Quello che vuoi tu si fa. Ma quello che vuoi tu da una prospettiva della serie La regina dei bastoni sa che tutto quello che vuole è realtà. Tutto quello che vuole realizza, tutto quello che è magnetica, magnetico, affascinante, dirompente, sarai ammirata, ammirato, sarai onorata, adorata, ammirata, invidiata anche. È nelle tue mani, perché tu mi ribalti tutto. Tutto mi ribalti qua. Wow. Andiamo a esaminare l'altra persona con quell'assone. Con quell'assone, vediamo. Quali sono le vere intenzioni di questa persona nei tuoi confronti? Di parlarti chiaramente, re di spade, senza tergiversare, idee chiare, lucide. E a cosa sono conformi le azioni di questa persona nei tuoi confronti? No, rido perché c'è il diavolone, te credo, cioè come regina dei bastoni. Questo starà come un pazzo o come una pazza, perché c'è il re di spade, il diavolo, questa è una persona che ti ama, cioè qua c'è una passione dirompente, le sue azioni saranno azioni diavolone, di diavolone, azioni cercherà di sedurti, di ammaliarti, però c'è sostanza, capito che ti voglio dire? Saranno azioni di persuasione, lo vedrai perché sa parlare, sa dirti le cose nel modo giusto, sa toccare quei punti. C'è un'attrazione irrefrenabile di questa persona nei tuoi confronti, eh? Si sente legato a te, sottomesso a te. Energia finale di questa persona nei tuoi confronti, 10 di bastoni, è come se si sente sottomesso. Allora questa persona sente qualcosa di talmente potente che lo affatica, talmente di potente, sì, è la tua energia che affatica, ma nel senso buono per te, nel senso, sai quando una persona dice, oddio, che cosa mi fa passare questa? Così sta questo qua. Questo è il senso. Questo è il senso. Vedi il due di denari, che devo fare con lei, cioè con te, anche se sei uomo è la stessa cosa. Vediamo le azioni del diavolone, col diavolone. Le azioni di questa persona nei tuoi confronti col diavolone, a cipicchio. Re di coppe, re di bastoni, 10 di spade. Con te impara ad amare. Impara ad amare, a cacciare tutta la forza per fare azioni che vanno oltre a un suo dolore emotivo molto forte.
10 di spade. Non so, questa persona ha avuto una crisi, una rottura inevitabile nella vita, non so se con te o con altre relazioni. Però è come se nei tuoi confronti sentisse questa passione irrefrenabile che va a toccare tutti i chakra, e nella misura in cui tocca dei chakra ostruiti, questa persona si impegna a superare se stessa. Si impegna a superare se stessa. Guarda, la forza, te l'ho appena detto, il coraggio di superare se stessa. Idee chiare, determinazione. Vediamo cosa ti dirà con i miei potenti oracoli lui lei, che potete trovare sotto all'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona? Eccola. È nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato. A un certo punto capisce che è fregato. È nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato. Inizia con la seduzione, così a un certo punto si innamora. Eh sì, cos'altro ti dice questa persona? Tu sei mia, te l'ho detto che c'è una gelosia furibonda. Tu sei mia. Te credo, mi esci come regina dei bastoni, anche se sei uomo, ripeto, Perché è geloso, la regina di bastoni, quando si incarna l'archetipo della regina di bastoni, ripeto, anche se sei uomo, e sei ammirata, ammirato, sei non solo ammirata, ammirato, senti l'energia erotica di tutte le altre persone addosso perché, wow, capito? Cos'altro? Eccola. So di aver sbagliato, ho avuto paura. Sono sempre accanto a te. Sì, questa persona c'è proprio una... Potrebbe avere paura di quello che sente perché, te lo dico, ha attraversato gli inferni, ma come tutti ovviamente, però è come se davanti a te si attivassero questi chakra, che la Kundalini raggiunge i chakra proprio forti e lui ha il coraggio di esprimersi, capito? È sempre accanto a te, dice. Vediamo cosa hanno da dirti questi oracoli. C'è una carica erotica pazzesca, Eros e Afrodite, qua con l'erotismo, con l'Eros, con la fusione, con la passione, e si attivano quei canali che erano prima ostruiti, C'è proprio questo magnetismo fortissimo, questa energia erotica. Vediamo cos'altro. Qua vedo che farete festa, amore festoso, amore, qua vedo che celebrazione, festa, ehm, erotismo, insomma vogliono uscire tutte, vediamone un'altra. E poi c'è amore costruttivo, senti, qua vale la pena, va bene? Sono due carte, queste gialle qui di questo mazzo, sono l'amore costruttivo, sono Penelope e Ulisse, quindi qua ci si innamora, ci si infatua, e con questo diavolone, la passione, l'erotismo, no? Idee chiare, e poi questo convoglia verso l'amore costruttivo, e già te l'avevo palesato con l'otto di denari. Cioè far funzionare il rapporto, impegnarsi per far funzionare il rapporto, ma soprattutto impegnarsi, che cosa vuol dire per far funzionare il rapporto? Ce lo dice il blocco, oltrepassare le proprie paure. Le paure di cosa? Della lettura precedente. Le paure che tutto finisca, le paure dell'amore vero, la paura della gioia, ok? Cosa hanno da dirti questi altri oracoli? Quali sono i messaggi di questi altri oracoli? Momento presente, chakra della radice, mi parla di questa persona che farà questo passo, l'azione, il coraggio, la donna selvaggia, l'uomo selvaggio, mi parlano di azioni per oltrepassare le proprie paure. La tua anima gemella non è pronta, probabilmente questa si riferisce soprattutto a questa torre qui, no? A quello che è successo già in passato, che non si era pronti per incontrare un'anima affine. Qua vediamo che è un'anima gemella, ma qua la incontri in questo mese. Va bene? Cos'altro hanno da dirti questi oracoli? Abbandonare il controllo, ferita da tradimento. Allora, una di due o entrambi avete subito un
tradimento forte in amore o un dolore forte, è questo che deve essere superato con la donna selvaggia o l'uomo selvaggio. E la ferita da tradimento, tradimento dell'amore di sé, tradimento con l'altro, ma primariamente tradimento dell'amore di sé. Qua tu entri nell'amore di te, ok? Ok, vediamo cosa hanno da dirti questi altri oracoli. Le campane nuziali stanno suonando e questo è l'amore costruttivo di cui ti ho parlato. C'è un grandissimo potenziale qua d'amore, grandissimo potenziale. Si è girata quest'altra, questa vuole cadere, vediamo. Ci sarà questo gesto di apertura. Aspettati una chiamata o un messaggio dalla tua persona di interesse. I sogni si realizzano. Abbi fede perché il tuo arcobaleno arriverà sorridendo. I sogni si realizzano. Bellissimo. Vediamo cosa hanno da dirti questi altri oracoli, se è un consiglio, un messaggio, un avvertimento sulla sfera sentimentale, relazionale, amorosa. Equilibrio tra yin e yang, maschile e femminile. Quando due anime si incontrano, sono più come sacri complementi che esseri completamente identici. I conflitti ti insegnano e le differenze vi fanno completare a vicenda. La tensione tra yin e yang ti ricorda che l'opposizione non indebolisce la relazione, al contrario è un'opportunità di crescita. Trovando l'equilibrio, questa unione potrà sprigionare la sua forza unica. Allora qua si sprigionerà una forza unica da questa unione grazie all'equilibrio che verrà raggiunto tra tutti e due, grazie al lavoro interiore, sulla ferita di controllo, sul coraggio e sull'abbandono soprattutto, a non avere voglia di controllare le persone o gli eventi, il 5 di spade, non da parte tua, ma essere più energia yin, che è proprio la tua energia, no? Del pesci, ascendente pesci, luna in pesci, venere in pesci, e a lasciarti andare, come ci diceva prima quel 10 di coppe come iniziazione del mese. Non so se stai sentendo le campane, cioè, eccole. Ragazze mie ragazzi, è una stesa epica, non ho altro da aggiungere, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!